Argomento del video di oggi, Yamaha MT-07 2023. Ebbene sì, sembra passato poco tempo, eppure sono già trascorsi 2 anni da quando abbiamo affrontato l'argomento MT-07 sul nostro canale, trovate il video qua sopra. Moto che ha regalato e sta regalando ancora oggi grandi soddisfazioni commerciali a Yamaha, non a caso è il modello più venduto del suo segmento. Una moto che va coccolata seguendo un po' anche quelle che sono le esigenze del pubblico giovane, quello che molto spesso la MT l'acquista. Giovani per lo più, quindi molto sensibili alla tecnologia e alla connettività. Ecco perché una delle principali novità della MT-07 2023 è proprio il display TFT a colori da 5 pollici, colorato e connesso. L'altra novità è quella, finalmente, di poter montare un cambio elettronico, purtroppo solo come optional, ma almeno adesso c'è. Un bene, anche perché la concorrenza dell'MT-07 si è fatta davvero molto agguerrita e per restare sulla breccia bisogna usare tutte le armi che si hanno a disposizione. Yamaha, devo dire, insiste nel voler proporre moto molto analogiche. Sulla MT-07 come sulla Tenere del resto non c'è ride by wire, non ci sono multimappature o controlli elettronici di sorta. Gli ausili alla guida si limitano all'ABS, che peraltro è obbligatorio per legge. Questo certo non ha però influenzato il giudizio del pubblico e il successo della Naked Ivata, che è in grado di usare però altre armi per essere convincente nei confronti del pubblico che poi la va a acquistare. Per esempio, è la più leggera del segmento con soli 184 kg in ordine di marcia, ma è anche quella con l'interasse più compatto. Un piccolo recap va fatto anche sul motore, perché il CP2 è un piccolo capolavoro per qualità di erogazione. 73,4 cavalli e 67 Nm di coppia sono i suoi numeri. Ne ho patentato a 2? Nessun problema. La MT-07 sarà disponibile, come sempre stato, anche in versione depotenziata a 35 kg. In sella alla nuova MT-07, come sempre andiamo a vedere cosa si trova quando si sale a bordo delle moto. Il nuovo display è l'unica, novità importante che c'è quest'anno a bordo della MT-07, è un display TFT 5 pollici, lo accendiamo, informazioni chiare, tutto ben distribuito. La novità è che i blocchetti sono rimasti sostanzialmente invariati, ma arriva il tastino del menu che consente di gestire tutte le informazioni nel display. Tenendo premuto a lungo il tastino del menu si entra nel menu dei settings, si può cambiare anche il tema, quello lì è quello che avete visto, il tema Touring. Passando al tema Street, tenendo premuto a lungo, si cambia anche la grafica. Questo display ovviamente è anche connesso e quindi permette di connettere lo smartphone, di vedere messaggi. Non si può rispondere, ma si possono visualizzare alcune notifiche dei vari messaggi in arrivo, la musica che si sta ascoltando, eccetera eccetera. Quindi questa è la novità principale, il resto più o meno è rimasto invariato rispetto all'MT-07 che già conosciamo. Bene, prova finita, anche la MT-07 ovviamente è stata protagonista della giornata che Yamaha ha voluto organizzare per celebrare un po' i 10 anni dell'arrivo sul mercato della Yamaha MT, la prima MT che era un MT-09 come ben ricordiamo. Io c'ero e a Spalato hanno fatto una presentazione internazionale, moto che effettivamente ha cambiato un po' il paradigma, ovvero il modo di Yamaha di pensare a questo genere di motociclette, le naked in particolare, passando da FZ6, FZ8, FZ1, quindi moto con motori 4 cilindri, non così tanta coppia, tanta potenza ma tutta in alto, a moto in cui la coppia è protagonista della guida, con motori forti in erogazione, con ciclistiche leggere e soprattutto orientate al fun riding. L'MT-07 sicuramente è la protagonista principale del segmento, è anche la moto più venduta in assoluto, quella che piace ai ragazzi, quella più adatta della serie MT a essere guidata con patente a 2, anche se c'è l'MT-03 e adesso quest'anno anche l'MT-09. Diciamo che c'è poco da dire rispetto alla moto del 2021, perché le modifiche riguardano più che altro il display,
che vi ho fatto vedere, che è sicuramente più completo, più bello, con una piccola pecca che va a nascondere completamente la chiave che è piazzata qua davanti, che è stata pensata per un altro tipo di display. Adesso questo display è un pochino più ingombrante, quindi la chiave è nascosta dietro, ma diciamo che è una cosa di poco conto. Come ho detto, l'MT mette in risalto, per essere una moto di questo genere di prezzo, una buona, ottima qualità costruttiva. C'è poco da dire, nel senso che è una moto super divertente, facile, adatta a tutti sicuramente. Il CP2 è un gioiellino di motore oggettivamente, nonostante sia un motore ancora molto analogico, quindi senza ride by wire. Devo dire che Yamaha ha fatto un ottimo lavoro ed è riuscita a rendere gestibile le primissime aperture del gas, con mappature che sappiamo per soddisfare l'Euro 5 devono essere super magre. Anche con il comando a cavo, l'on-off è quasi del tutto inesistente. È un motore che si fa trovare assolutamente sempre pronto a rispondere al gas, e in questa configurazione è una moto che è perfetta, direi, per accompagnare chi inizia la propria carriera motociclistica, magari prendendola depotenziata a 2, per poi crescere, perché quando poi la porti a potenza piena, come l'abbiamo provata noi oggi con i suoi 73 cavalli, la moto è in grado di soddisfare anche chi è smaliziato alla guida, perché il motore dà veramente grande soddisfazione. Sono curioso di metterla poi in comparativa con le nuove arrivate, che sono molto arrembanti anche a livello di cavalleria, ma sono convinto che su strada i 73 cavalli dell'MT si difenderanno molto bene, perché sono tutti lì pronti a rispondere al primo tocco del gas. È moto facile, dicevo, tendenzialmente sempre molto morbida di assetto, anche se negli anni è un assetto che si è fatto un po' meno liquido, perdonatemi il termine. Adesso la forcella secondo me ha un buon sostegno, il posteriore è un pochino sfrenato, un assetto che però facilita la vita in tutte le situazioni. La moto non è adesso eccessivamente morbida, ma comunque resta morbida, quindi vuol dire che quando si alza il ritmo veramente di guida, il controllo idraulico non è il top, però in tutte le altre situazioni di guida, quindi andando in giro tranquilli o comunque anche a medio passo o anche a buon passo, adesso grazie all'assetto della forcella nuovo che è arrivato nel 2021 c'è più controllo, e quindi è una moto che resta comunque più efficace, anche se comunque, ripeto, tendenzialmente morbida. L'impostazione in sella a me piace, non è troppo carico il manubrio, però è giusto e compromesso per questa categoria, diciamo, per non essere troppo aggressivi, troppo caricati sui polsi, quindi non è stancante anche guidandola dopo tanti chilometri, e questo sicuramente è un suo punto di forza. Consuma anche poco, perché abbiamo fatto quasi 20 con un litro nel giro di oggi, non siamo andati sicuramente fortissimo, però di buon passo sì, e quindi anche questo rientra nel suo DNA. Quindi è una moto che non costa poco solo da acquistare, ma costa poco anche da mantenere. Quindi il giudizio resta invariato sulla MT-07, che si aggiorna solo nella parte, diciamo, di infotainment, possiamo chiamare così. Yamaha insiste nel non aggiungere ammenicoli elettronici alla moto, che resta una moto pura, meccanica. Non c'è controllo di trazione, non c'è mappature per il motore. Consigliatissimo invece il cambio elettronico, che è arrivato come optional. Sulla moto di oggi non ce l'avevamo. Il cambio meccanico di questa MT-07, in particolare di questa che ho provato oggi, non mi ha fatto impazzire, un po' contrastato sia in salita sia in discesa, ma la moto era veramente nuova, da pochi chilometri, quindi beneficio del dubbio, la lasciamo lavorare un po', rodarsi un po'. Sicuramente il cambio può migliorare, può diventare più morbido, ma comunque il quick shifter io lo consiglio assolutamente, perché è un aiuto sia nell'utilizzo in città, non è solo un ammenicolo sportivo, è una cosa che aiuta a guidare la moto in tutte le situazioni e la rende sicuramente anche più confortevole. Quindi non c'è controllo di trazione, dicevo, non c'è nemmeno la frizione di saltellamento, sono tutte cose che magari qualche concorrente mette, però c'è da dire che sono tutte concorrenti che alla fine si fanno pagare di più di quanto costa l'MT-07. Ottimi i freni, l'anteriore è bello, sempre pronto, preciso, e anche il posteriore. Yamaha i freni posteriori li sa fare veramente molto bene, quindi io approvo, quasi fin troppo presente ma comunque valido. Bene anche la scelta di dotare la moto di pneumatici di livello superiore, premium. In questo settore ovviamente si cerca sempre di fare un po' di economia di esercizio, un po' di risparmio, si risparmia magari su qualche componente, e quindi spesso queste moto hanno o prodotti di seconda fascia o comunque magari gomme di marca ma un po' vecchiotte di progettazione. Le Road 5 di Michelin sono gomme di livello, e quindi questo eleva un po' il valore della moto. Una moto veramente per tutti, che giustamente si merita il successo che ha a livello di vendite,
che l'avrà sempre più dura perché comunque la concorrenza sta arrivando ed è molto molto agguerrita. Questo sarà interessante metterla a confronto con le sue concorrenti che arriveranno quest'anno nel 2023. Più o meno è tutto quello che mi sono segnato qui dalla Toscana, da una fredda Toscana oggi, perché comunque faceva molto freddo. E se volete chiedermi qualcosa sull'MT-07 o comunque su tutte le MT Yamaha, sono qui per rispondervi qua sotto nei commenti. Io per oggi direi che possiamo chiudere qua e noi ci vediamo al prossimo video.